Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi vedremo le tendenze principali dell'autunno 2023. Vi ricordo che sono letture generiche, facili che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere per l'autunno che movimenti energetici ci saranno per gli amici del cancro. Allora, partiamo con un 7 di pentacoli. Dieci di pentacoli. Abbiamo un 3 di bastoni, un 3 di pentacoli. La sacerdotessa. Ruota della fortuna, re di pentacoli, 7 di coppe, e regina di pentacoli. Wow, ragazzi, avete una concentrazione di pentacoli molto forte e in più c'è anche la ruota della fortuna. Allora, ragazzi, allora, 7 di pentacoli è una carta di pazienza. Ho come la sensazione che dovrete portare pazienza in quest'autunno. È anche una carta di gravidanza, quindi se per caso state cercando un bambino, l'autunno potrebbe essere un buon periodo. Fondamentalmente è come se ci fosse solo da aspettare un certo tipo di movimento. Ho come la sensazione che sia riguardante una questione di famiglia. Perché il 10 di pentacoli sì che riguarda la famiglia allargata, però in questo caso è al contrario. È come se ci fosse qualche questione legata alla famiglia da dover regolarizzare, da dover mettere a posto, come questa sensazione. Andiamo a vedere carta per carta. Ok. 8 di spade, 4 di pentacoli e re di bastoni. Allora ragazzi, potrebbe esserci un periodo durante quest'autunno un po' cupo con questo 8 di spade, ma vi devo dire che, è per quello che vi dicono di portar pazienza, è come se fosse un momento in cui non sapete bene come agire, come muovervi, ok? Però fondamentalmente è un po' come se vi dicessero non fate niente. Se non sapete cosa fare, se non siete sicuri, non fate niente. Andiamo a vedere questo. Ok, abbiamo la morte e il mondo, wow. Mm. Ragazzi, è come se ci fosse un cambio per un compimento. Potrebbe esserci una rottura, perché il 10 di pentacoli è una carta che parla della rottura dei contratti, quando è il contrario, ma c'è anche la morte, che è una carta che taglia per arrivare al compimento, per arrivare al mondo. Per qualcuno potrebbe semplicemente sì, trattarsi di un trasferimento, di uno spostamento di casa, di residenza. E quindi è per quello che c'è il bisogno di lasciarsi indietro la famiglia. Andiamo a vedere il 3 di bastoni.
Cavaliere di Pentacoli, 8 di bastoni, la carta della forza e... aspettate che mi è caduta una carta, la recupero. Un 10 di spade. Sì, rinnovo l'invito a non fare niente se non sapete bene da che parte andare. Siate molto prudenti durante quest'inverno, scusate, quest'autunno, e più che altro quello che potete fare è informarvi per quello che avete intenzione di fare o cose di questo genere. C'è anche da dire una cosa, potrebbe arrivare una notizia, secondo me, che in qualche modo crea questo 8 di spade. Crea questa sensazione di impotenza, mi viene da dire. Però secondo me è solo questione di sapere organizzare le cose. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un 2 di pentacoli e un 5 di bastoni. Ragazzi, io credo che la questione qui sia credere in voi stessi. Uscire da quello che è un po' di superficialità che probabilmente state usando per sopravvivere alla situazione e semplicemente iniziare a credere in voi stessi. E lo farete facendo le cose senza collaboratori, senza persone che vi aiutano. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Ho anche la sensazione che sia legata a una questione di eredità per qualcuno, un'eredità da dover gestire, da dover muovere. Può essere che sia da dover dividere anche. Allora, la sacerdotessa è spiegata da un 4 di coppe e dal Papa al contrario, di nuovo una carta di rottura di contratti. Dunque, ragazzi, ho come la sensazione che per qualcuno ci sia una persona, direi di una certa età, avanti con l'età, molto matura, che potrebbe, per un suo vissuto, non perché voglia creare zizzania, però per un suo vissuto è come se vi tirasse giù in questo 8 di spade. È come se vi influenzasse in modo negativo, come se vi mettesse delle paure addosso, ma perché è questa persona che ha paura. È un po' come se stesse proiettando su di voi le sue frustrazioni piuttosto che i suoi fallimenti. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere la rottura di un matrimonio, anche, con una questione legata alla divisione della casa. Vi dirò, avete una bellissima ruota della fortuna, andiamo a vederla subito, perché la ruota della fortuna mi dice che qualche cosa cambierà in modo inaspettato. Avete un 9 di spade e la luna. Guardate, qui il punto è che in un certo momento dell'autunno vi renderete conto che ormai tra l'altro questa è la carta delle proiezioni di cui parlavamo prima, però è un po' come se vi renderete conto che i problemi reali ormai non ci sono più. Devo dirvi che potreste vivere un po' di paura per quello che riguarda il ritorno di certi problemi, ma la ruota della fortuna vi dice che cambierete il karma, ok? Non sarà più come prima. Avete anche la carta della morte, che è la carta del
taglio volontario, diciamo, no? Per raggiungere il vostro obiettivo, il vostro completamento. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli, 9 di bastoni e Re di Spade. Allora ragazzi, qua vi consigliano di difendere molto bene. Allora, mi è arrivato un messaggio. Io lo dico, ovviamente non risuonerà per tutti. Mi dicono di proteggere la vostra psiche, ok? Proprio da attacchi energetici. Io qui ho come la sensazione che per impostare le cose, visto che comunque ci sono tanti denari, quindi secondo me è una questione proprio pratica, con questo 9 di bastoni vi dicono di proteggervi, di mettere delle barriere, di fare dei programmi, di fare una strategia per riuscire ad arrivare a questa ricchezza, al risultato, o magari a questa persona, perché potrebbe anche essere una persona questo Re di Pentacoli. Guardate, è un po' come se aveste, allora, o questa situazione pratica di monetaria, oppure se fosse per esempio una relazione e non foste sposati, è un po' come se in questo periodo capiste che non è tanto il matrimonio in sé, ma il tipo di relazione che si crea che è importante. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Matto. Due di coppe e di nuovo ruota della fortuna. Ragazzi, io sento che vi si apriranno una marea di possibilità. Potreste anche raggiungere un accordo se aveste quella situazione della casa magari in sospeso. Le cose cambieranno molto velocemente. L'unico avvertimento con il matto al contrario è di non essere impulsivi. Cioè, quando pensate che quella è la soluzione giusta, la risposta giusta alla situazione che state vivendo, parcheggiatela, aspettate un po' di giorni, una settimana così, e poi rivalutate se una settimana dopo la pensate esattamente come la settimana prima. Perché sennò, quando si rischia di fare scelte presi dall'impulso del momento, dall'emozione del momento, potrebbero rivelarsi scelte non azzeccate. Ma finiamo con una bella regina di pentacoli. Abbiamo un 7 di coppa al contrario, un 10 di... scusate, un 7 di pentacoli al contrario, un 10 di coppa al contrario. Devo dire che la relazione secondo me si instaura, o quello che è l'accordo a livello familiare per questa casa, quello che è. Il punto è che c'è una sorta di impazienza per arrivare al compimento, al mondo, al completamento, e difatti qui partiamo con la carta della e 7 di pentacoli lo stesso, si inizia in un modo e si finisce allo stesso modo. È come se vi dicessero di non fremere, di non friggere, ogni cosa arriverà a suo tempo. Voi cercate di non focalizzarvi su quello che non avete adesso, perché quello è una questione di ego. Date tempo al tempo, abbiate fede dell'universo perché sta cambiando il ciclo karmico, ok? Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cos'altro hanno da dirvi. Ok. Carta numero 15. Ah, guardate. Divertimento, benedizioni. È come se ci fosse una nuova vita che nasce, no? E qui lo vediamo con la ruota della fortuna. Parla anche di intuizione, eh? E qui abbiamo la carta numero 8 che parla di imparare un nuovo schema e arriviamo di nuovo alla ruota della fortuna e al cambio di ciclo. Quando si vuole uscire dal ciclo karmico, ragazzi, si deve cambiare schema di comportamento. Mm?
Bene, amici del cancro, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, la vostra iscrizione, una condivisione. Se poi avete piacere ad iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi un'email per le sessioni individuali oppure potete abbonarvi al canale e nei video degli abbonamenti parlo di argomenti tecnici di metafisica e di come fare per lavorare l'energia. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!